Cari amici e colleghi, benvenuti sul canale. Oggi vorrei parlarvi di un video che ho fatto riguardo una mia miniatura del mio gioco personale preferito di Dungeons and Dragons, questo Gout, un mostriciattolo tipo un beholder, diciamo, della stessa famiglia addirittura credo, no? Che ha molti tentacoli, a parte che è piccolina, molti tentacoli con curve, cambiamenti di direzione sulla luce, sulle ombre molto repentini, no? E allora ci ho pensato un po' su come potevo dipingerla in un modo di una certa qualità, però velocemente. Allora ho pensato un attimo agli speed paint, oppure se usare, andare tentacolo per tentacolo con delle velature, o fare un po' di wet blending, però alla fine io sinceramente non avevo voglia. Ci sono molte parti ostiche difficili da raggiungere col pennello e insomma non avevo voglia di farlo nel modo classico. Volevo cercare di trovare un modo per avere qualità ma velocità, che non sia usare gli speed paint o un po' le solite cose. Allora mi sveglio una mattina con un'idea di fare come uno schizzo, come un bozzetto, di disegnare le ombre e le luci sulla miniatura in un modo molto brutto, molto grezzo e anche molto contrastato. Alla fine, a metà pittura, ero molto, diciamo, deluso perché stava venendo fuori una cosa orribile, una schifezza. Neanche 5 anni fa, quando ho cominciato a dipingere, era così brutta una miniatura. Però dopo, usando gli shade e anche il colore base ben diluito per andare a fondere un po' tutto, sono riuscito, secondo me, a venirne fuori e a ribaltare un po' la situazione. Ecco, parlando degli shade, io generalmente quando dipingo cerco di evitare gli shade, li cerco di usarli quello che per secondo me sono stati fatti, ovvero secondo me vanno molto bene per la sabbia, i terreni sulle basette, oppure delle pellicce di animali o di un eroe molto folte dove ci sono molti recessi. Però a parte questo è un altro discorso. Invece vorrei sapere, avere dei feedback da parte vostra di cosa ne pensate di questa mia idea che ho avuto, no? Di come è venuta da una cosa che sembrava orribile a una cosa che secondo me, per il tempo, diciamo un'oretta che ci ho messo a dipingere la miniatura, diciamo il rapporto qualità-velocità, come secondo voi quello che ne pensate. Ecco, andiamo a vedere il video, ho già parlato anche troppo, arrivederci, saluti, al prossimo video, ciao. Base, un arancione e un grigio abbastanza chiaro, come si vede qua abbastanza diluito. Voglio una superficie bella liscia sulla miniatura. Se il colore è troppo denso, troppo duro, rimangono le linee del pennello, grumi, eccetera. Con 3 passate dovrebbe andare bene generalmente. Questa mi sembra la terza passata. Con un grigio invece dipingo la pietra, questa roccia su cui appoggia, e con un viola un po' marrone comincio a definire le ombre, comunque in modo molto rude. Qui non c'è bisogno di precisione. Col marrone vado nei punti più nascosti, più scuri, diciamo. Adesso col colore base, ben diluito con acqua, cerco di amalgamare il tutto. Tra l'altro, questa tecnica è la prima volta che la utilizzo. Mi è venuto in mente così, per una questione di velocità, la miniatura è piccola, piena di curve. Allora ho pensato di provare a fare prima come uno schizzo, un bozzetto sulla miniatura, molto rude. E poi vedremo come con gli wash anche amalgameranno tutto, fonderanno un po' tutto. E lì si vedrà la differenza. Non so neanche io come viene fuori, sinceramente. Con un incarnato chiaro lo aggiungo al base e nello stesso modo che ho definito, diciamo definito, che ho segnato le ombre, segno le luci adesso.
in modo molto grezzo, vedrete poi anche più avanti che sarà molto grezzo, ma sarà un punto di riferimento per dopo. Io qui uso un rosa chiaro, però potete usare anche un bianco e andate a definire le parti ancora più in luce, creando proprio uno scarabocchio. Tra poco si vedrà che è proprio uno scarabocchio. Ma servirà dopo questo scarabocchio, per quando andrò a definire meglio luci e ombre. Avrò già un punto di riferimento. Io non so neanche come viene fuori. Adesso lo so perché sto parlando a video già fatto, diciamo così. Però mentre dipingevo questa miniatura non sapevo affatto come sarebbe venuta fuori. Sono rimasto abbastanza soddisfatto del risultato, tenendo conto della velocità con cui è stata fatta. Colore base diluito e vado di nuovo a cercare di fondere un po' la parte appena fatta. Di nuovo con l'incarnato aggiunto al base, adesso vado ancora a definire le luci come ho fatto prima, però già ho un punto di riferimento e lo faccio in un modo un pochino più accurato, anche perché sotto vedo la parte più in luce. Quindi è un po' più istintivo, è un po' più facile, diciamo così. Ok, adesso diamo il primo wash, bello carico, che è lo wash per le ombre, anche se lo do su tutta la miniatura. Ritorno col colore baso più incarnato diluito, in zone un po' più piccole rispetto alla parte che è sotto, che si vede sotto. Qui, come si nota, cerco di essere un pochino più preciso. Non tanto comunque, perché poi qui andrà sopra un'altra lavatura che ha lo scopo, diciamo, di fondere un'altra volta la parte delle lumeggiature. Qui il colore è ben diluito e cerco di tirarlo su dalla zona più in ombra alla zona più in luce, per creare un gradiente più soft, più tenue. Qui vado in zone più piccole col colore un pochino più chiaro. Ok, adesso con lo stesso wash di prima vado nelle parti più scure, più in ombra. Le carico un po' di più. Cerco un contrasto maggiore. La miniatura è piccolina e voglio che sul tavolo si capiscano bene le curve di tutti questi tentacoli. Adesso invece diamo un wash sulle parti più in luce e anche sui mezzi toni,
ma non tocchiamo assolutamente le parti in ombra. Questa è un'ulteriore fusione. E dopo questo passaggio la miniatura comincerà già a prendere un pochino di forma, diciamo così. E sinceramente per il tempo che ci ho messo sono soddisfatto. Perché sì, sono un po' di passaggi in più rispetto ai metodi classici, però sinceramente sono veloci. Ecco, qui la vediamo. Adesso faccio la bocca. Passo un altro wash. E qui definisco un pochino, porto un po' in luce la parte davanti delle gengive, le parti più sporgenti, con un colore un pochino più chiaro. Sempre di più. Faccio i denti. E con un colore più chiaro dopo li illumino. Qui uso uno speed paint per sporcare un po' i denti, dargli un giallastro. No, praticamente non è che questi mostri si lavino i denti, credo, poi non lo so. Vorrei andare in un dungeon, ma non sono mai andato. E anche se ci andassi, sempre che esistessero, magari i mostri non esistono. Basta andare in qualche catacomba delle chiese così, ma purtroppo non si incontrano i mostri. Mi piacerebbe vivere l'esperienza. Logicamente non con una spada, con qualche bazooka, un po' di bombi a mano, così. Va bene. Definiamo l'occhio. Abbastanza semplice perché è grande, cioè è un decimo della miniatura. Poi lì su questo nero io non l'ho filmato, ma ci ho fatto un puntino, un riflesso bianco, ecco che qua si vede. Metto a posto un po' la dentatura. E adesso, in un modo un po' più preciso, do un'ulteriore amplificazione a quello che io vorrò mettere in mostra di più in questa miniatura. Voglio attirare l'attenzione sull'occhio e sulla bocca, quindi è lì che darò maggiore contrasto. In realtà poteva essere finita già dopo i denti. L'occhio, i denti, la miniatura andava bene già così. Ma visto che è piccolina e sul tavolo voglio che risalti bene, soprattutto bocca e occhio, amplifico ancora di più queste parti. Un po' i tentacoli, sì, nella parte più, il bordo perpendicolare alle luci. Siamo verso la parte finale. Sempre per il fatto che voglio contrastare la bocca, faccio una bella linea nera tra le gengive e la pelle e qui la vediamo praticamente finita. Questa è la foto e vi ringrazio per la visione.